Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questo bellissimo punto traforato, molto adatto alla stagione, si spera che verrà, perché comunque vivendo in Lombardia fa ancora un freddo boia, ma siamo molto ottimisti, prima o poi l'estate arriverà. E quindi ho pensato a questo punto per fare degli scialli rettangolari, delle magliette, dei maglioncini leggeri, dei coprispalle, ed è un punto facilissimo, di grande effetto e niente, andiamo a farlo. È veramente molto molto semplice e dà una bellissima soddisfazione vederlo finito. È un punto che si lavora su un multiplo di 10 più 1. Io ho già montato 51 catenelle che appunto sono multiplo di 10 più 1. Aggiungo una catenella per girare, entro in quella subito dopo ed eseguo un punto basso, salgo con 2 catenelle e questo sarà il mio primo punto alto. Eseguo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e conto 1 2 3 4 5, entro nella quinta catenella che ho a disposizione ed eseguo 2 punti alti, aggiungo una catenella di separazione, entro nello stesso punto ed eseguo altri 2 punti alti, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, conto altre 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, entro nella quinta, faccio un punto alto, di nuovo una catenella di separazione, conto 5 catenelle, entro nella quinta ed eseguo il punto V composto da 2 punti alti, una catenella ed altri 2 punti alti nella stessa catenella di base. Aggiungo una catenella di separazione, conto le mie maglie 1 2 3 4, entro nella quinta e faccio un punto alto, di nuovo aggiungo una catenella, entro nella quinta catenella di base e faccio un punto V composto da 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti. E di nuovo separo con una catenella, conto le catenelle che ho di base, entro nella quinta ed eseguo un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nella quinta catenella che ho a disposizione e di nuovo 2 punti alti, catenella di separazione e sempre nella stessa catenella di base eseguo 2 punti alti, di nuovo faccio una catenella di separazione, conto le mie catenelle di base ed entro nella quinta catenella che ho a disposizione e faccio un punto alto, ancora conto 5 catenelle, entro nella quinta catenella ed eseguo un doppio punto V, cioè 2 punti alti, una catenella di separazione ed altri 2 punti alti nella stessa catenella di base. Eseguo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a entrare nella quinta catenella che ho a disposizione, che è anche l'ultima, e con un punto alto chiudo il giro. Salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, ne aggiungo una che sarà la catenella di separazione, entro nell'archetto tra il primo gruppo di 2 punti e il secondo gruppo di 2 punti alti, cioè dove ho eseguito la catenella, ed eseguo un punto alto con 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto e faccio un altro punto alto e qui eseguiamo un nostro punto V semplice. Di nuovo una catenella di separazione e vado nel punto alto del giro sottostante ed eseguo un punto alto.
eseguo un'altra catenella e vado nell'archetto formato tra i due punti alti, tra i 4 punti alti, 2 gruppi di 2, ed eseguo un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Eseguo una catenella di separazione e vado nel primo punto alto che ho a disposizione della riga sottostante, eseguendo un altro punto alto, un'altra catenella di separazione, entro nell'archetto tra i due gruppi di 2 punti alti e di nuovo eseguo un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Continuo con una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare un punto alto nel punto alto del giro sottostante e di nuovo faccio un'altra catenella, entro nell'archetto che subito dopo a disposizione, cioè l'archetto formato dal punto V doppio, faccio un punto alto, eseguo 3 catenelle e di nuovo eseguo un altro punto alto nello stesso archetto. Vado avanti con una catenella di separazione e eseguo un punto alto nel punto alto che ho a disposizione subito dopo. E poi aggiungo un'altra catenella, vado nell'archetto tra i due gruppi di 2 punti alti, faccio un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Faccio un'altra catenella di separazione e vado a chiudere il giro non nella prima catenella che ho a disposizione dopo i gruppetti di punto alto, ma nella seconda, cioè quella che chiuderebbe il punto alto, il primo punto alto del nostro primo giro. E con questo ho eseguito i 2 giri che si ripeteranno sempre alternati, un giro di punto V doppio intervallato da catenelle punto alto e un giro di punto V semplice intervallato da catenelle punto alto. Ora saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto più una catenella di separazione e andiamo a lavorare nell'archetto formato da 3 catenelle del giro sottostante, facendo 2 punti alti, una catenella di separazione e altri 2 punti alti. Continuo con una catenella di separazione e vado avanti lavorando un punto alto sul punto alto che abbiamo subito dopo a disposizione del giro sottostante e di nuovo faccio una catenella e vado nell'archetto formato da 3 catenelle tra i 2 punti alti ed eseguo 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti. Eseguo un'altra catenella di separazione ed entro con un punto alto nel punto alto che è del giro sottostante e vado avanti così fino alla fine del giro. Ed ecco che ho eseguito l'ultima catenella, filo sull'uncinetto, vado a chiudere il giro facendo un punto alto sull'ultima delle 3 catenelle che si sostituiscono il primo punto alto del giro sottostante e continuo facendo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro tra i 2 gruppi di 2 punti alti del giro sottostante ed eseguo un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Di nuovo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto sul punto del giro sottostante. Aggiungo una catenella, entro nell'archetto tra i 4 punti del giro sottostante, faccio un punto V formato da un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto nel punto alto sottostante. Di nuovo una catenella e vado avanti così, finendo il mio giro con i punti V nel punto V doppio del giro sottostante. Ed ecco che ho eseguito il mio campione. L'effetto l'avete
già visto all'inizio del video. È un punto molto semplice, appunto, che si sviluppa su 2 righe e tra l'altro è di grande effetto, lavorato anche con qualcosa di un cotone più fine, può fare davvero un effetto pizzo per una bella stola con un filo di lurex. Potrebbe essere una cosa fantastica, e così lavorata con un filato un pochino più grosso si può fare uno spolverino, un cardigan. Secondo me si possono fare tante cose con un punto del genere. E con oggi ho finito. Come sempre vi ringrazio per essere stati con me, della vostra attenzione, e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo che sono anche su Facebook e Telegram e vi lascerò poi il link nel box informazioni. Ciao a tutti!